Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare una stesa di tarocchi che ci servirà per placare il cuore e riportare il respiro nel presente. Siamo in un momento storico in cui le sollecitazioni sono tantissime all'evoluzione, no? E quindi riportiamo spesso a fatica il respiro nel presente, no? E quindi oggi voglio fare questa lettura creativa ispirata per farci dare indicazioni dai maestri su come riportare il respiro nel presente, calmare il cuore e farci prendere maggiore radicamento. Ok? Allora, andiamo a vedere quali sono le parole dei maestri. Ci mettiamo i grandi tarocchi, che la voglio fare a 5 carte. Disporrò le carte a 5, come se si aprissero proprio dei petali. Per riportare il tuo respiro nel presente, placare il cuore. Un balsamo per l'anima. Qual è il messaggio dei maestri affinché questo avvenga? Chiedo al mio amante mistico, al mio sposo celeste, di realizzare questa creazione per te. Allora, prima carta. Il respiro del cuore. Cosa mi sta davvero chiedendo il mio cuore in questo momento? Allora andiamo a vedere con questa carta che ci riconnetterà al nostro bisogno profondo, spesso coperto dal rumore dell'ansia, no? Delle preoccupazioni. Ok. Poi andiamo a rispondere: qual è la radice della preoccupazione? Da dove nasce la tua ansia? Quale ferita o memoria la alimentano? Vediamo. Vediamo adesso qual è il messaggio di conforto, di protezione che l'universo ha per te in questo momento. Il balsamo, la carezza, l'abbraccio sottile. Adesso vediamo come possiamo imparare a trasformare ciò che ti preoccupa. La nostra perla. Qual è il dono nascosto nel timore? E poi mettiamo la carta del cosa puoi fare adesso, con semplicità, per sentirti più leggera, più nel presente, nella pratica, no? Ok. Ok. Facciamo un bel respiro profondo. E partiamo. Cosa ti sta veramente chiedendo il tuo cuore adesso? Qual è il respiro del cuore? Bellissimo, l'asso di coppe. Il tuo cuore ti sta chiedendo di dare esageratamente tutto l'amore che hai dentro. Il tuo cuore ti sta chiedendo amore puro, ma soprattutto sai che cosa? Apertura emotiva, accoglienza, accoglienza, amore puro, accoglienza. Il tuo cuore vuole ricominciare a traboccare, a fidarsi di quello che sta accadendo nella tua vita in questo momento. Il tuo cuore vuole che tu ti fidi. C'è un desiderio profondo di sentire l'amore in forma molto semplice, senza drammi,
senza attese. È un inizio emotivo e anche spirituale. Come se dicesse questa carta, lascia che l'anima ti dice, come se ti dicesse, lascia che io versi amore nel mondo, lascia che io riceva amore senza paura. Quindi è proprio la tua anima che te lo sta chiedendo. Accogli senza drammi, senza paura, accogli, abbi fede negli eventi che stai vivendo adesso, che ti possono portare ansia o preoccupazioni, abbi fede. Questo è ciò che ti sta chiedendo il cuore. Molto bello, molto poetico. E quello che vi dico sempre, ragazze mie e ragazzi, siamo in un momento storico in cui l'anima ha bisogno di nutrirsi, perché l'anima è affamata di pathos, di accoglienza, di ricezione. Le emozioni che proviamo vanno accolte, non gestite dalla mente. Fede totale, ti dice questa carta. Vediamo qual è la radice di questa preoccupazione. Per ognuna di voi sarà diversa, ma la base che andrò a leggere ti riguarda. Vediamo qual è la radice della preoccupazione. Il 2 di denari mi parla di equilibri quotidiani, denari, arcani minori, equilibri quotidiani. È il gioco degli equilibri quotidiani. Non lo so, ti faccio una domanda. Stai tenendo tutto in piedi? Cioè stai cercando di tenere tutto in piedi senza perdere il centro? Perché questa carta mi sta parlando dei molti ruoli che puoi portare, no? Sono la figlia di, sono la mamma di, sono la cugina di, sono l'avvocato di, o sono il proprietario di questa azienda, poi sono anche l'amica di. C'è tanti ruoli nella quotidianità con questo 2 di denari, che ripeto mi parla del gioco degli equilibri quotidiani, dai molti ruoli che porti, dal dover tenere tutto in piedi senza perdere il centro. Cioè questa carta parla di flessibilità, però anche di tensione, no? Allora l'ansia e la preoccupazione può nascere dal fatto che stai danzando fra troppi mondi, oppure che temi di perdere qualcosa mentre tieni in aria altre cose. Mi spiego? L'ansia di perdere qualcosa mentre tieni in ballo altro. Da qua viene quest'ansia qui. Per ognuna di voi è diversa, il succo è questo, no? È come se ti dicesse questa carta: va bene rallentare, non devi dimostrare nulla. Non devi dimostrare nulla. Mi parla proprio del quotidiano, Sì, io lo capisco, e proprio qua sta la nostra sfida. Nel mantenere la presenza, il focus, il centro, no? Il centro. A volte poi abbiamo la mente che vuole avere il controllo su troppe situazioni e manca quella fede lì, quella che vuole la tua anima adesso, il tuo cuore. Ti ha risposto molto chiaramente questa carta. Vediamo adesso qual è quella carezza che ti fa l'universo adesso, quel balsamo. Vediamo qual è. Cosa ti vuole dire adesso l'universo rispetto a una preoccupazione, a un'ansia, a una situazione su cui ci sta pensando troppo, a questa tensione, no? Bello, 6 di bastoni, 6 di bastoni. Il 6 di bastoni è una carta che mi parla di successo, di vittoria. Questa è la tua carezza per l'anima, quello che ti sta dicendo l'universo rispetto a una situazione specifica che stai vivendo. L'universo ti dice: hai già vinto. Hai già vinto molto. Adesso riconosci i tuoi successi. Fidati della tua luce. Questa carta è come un abbraccio in questa posizione, caldo, incoraggiante. Ti dice: sei vista, sei visto, riconosciuto, ammirato, anche se non lo sai.
In questa posizione questa carta ti invita proprio a godere dei tuoi traguardi, a ricevere l'applauso interiore che ti meriti. È una carezza che l'anima ti fa piena di stima e amore nei tuoi confronti. Celebra, applaudi i tuoi successi, fai un applauso interiore. Questa carta ti dice che hai già vinto molto. Devi riconoscere questi successi. Sì. Fondamentalmente qua mi dice che non c'è nulla di cui preoccuparsi, perché affidati, l'anima ha un forte bisogno che tu ti affidi. Lascia andare la tensione, riposa. Vediamo qual è adesso il dono nascosto nel timore, nella paura. Qual è il dono? 9 di denari. Il dono mi parla di una grande realizzazione, cioè quello che c'è dietro al tuo timore, alla tua ansia, alla tua paura è una grande realizzazione. Perché questa paura ti sta parlando del valore personale, di autosufficienza, di indipendenza. E non so se temi, forse c'è una paura inconscia che temi di farcela da sola o di farcela da solo. Tu mi potresti dire: come temi di farcela da sola? Come? Io devo farcela da sola. Sì, però c'è un timore. O c'è questo timore, oppure c'è il timore dell'isolamento, capito? Uno dei due. Sono due facce della stessa medaglia. Però dietro a questo timore, questa carta ti dice che la lezione è nel riscoprire che sei già completa o completo. E questo è tutto il lavoro che facciamo a sentirci già completi. Infatti molti mantra, non so se vi li ho fatti fare, ma alcuni mantra in sanscrito racchiudono in sé il significato di io sono già il Buddha, io sono già il Buddha. Il lavoro che faccio è togliermi i veli che mi impediscono di vederlo. Io sono già il Buddha, sono già il Cristo. E il lavoro che facciamo è quello dello smantellamento delle resistenze che ci impediscono di vederlo, no? Perché qua col 9 di denari mi dice che c'è una donna in te già realizzata, centrata, o un uomo che sa creare bellezza e sicurezza nella sua vita. Quindi la paura qui ti parla di autosufficienza, di indipendenza e di valore personale. E ti dicono che tu sei già completa, va bene? Sei già completo. E questa paura può essere relativa o al fatto, ripeto, che hai paura a farcela da sola, ma questa è una cosa subconscia, oppure temi l'isolamento. Però ti dice tu, questo è il dono che c'è, che sei già completa o completo. Ok? Vediamo adesso cosa dobbiamo fare nel quotidiano affinché possiamo riportare il respiro nel presente. 6 di coppe, la leggerezza, questa è la carta nella posizione del passo leggero, no? E la leggerezza viene dal ritorno all'infanzia, ritornare bambina o bambino, alla dolcezza. Anche se hai dei ricordi felici, a quei ricordi che nutrono senza tristezza, ok? Ma il far giocare la bambina o il bambino interiore. Questa carta ti dice perché nella posizione di cosa devi fare, no? Fai qualcosa di semplice, che ti ricorda chi eri da bambina. Qualcosa di semplice che ti ricorda chi eri da bambina. Potrebbe essere anche un profumo, anche il profumo. A me alcuni fiorellini mi ricordano quando ero piccola, le margherite per esempio. Sapete che l'olfatto, no? Gli odori, i profumi agiscono sul sistema parasimpatico, anche sui corpi sottili, infondendo un certo potere. E come pratichiamo anche nello yoga sciamanico, il profumo
è lo strumento con il quale si nutrono gli spiriti. Ecco perché si accendono incensi, o nello sciamanesimo c'è la pratica del cosiddetto puccia, che è la pratica del bruciare nel fuoco un cibo in particolare di un nostro antenato che preferiva, semplicemente per fargli sentire l'odore, perché come vi ho detto anche nel video Magia Pratica 11 sul pentacolo magico, gli spiriti sono i cosiddetti mangiatori di odori, si nutrono della sostanza sottile delle cose, e il profumo è proprio questo. Anche quando spruzziamo il profumo prima di andare a letto, almeno io lo faccio sempre, vi consiglio anche a voi di farlo, ma ve l'ho già detto un'altra volta, io nutro gli spiriti che mi accompagnano nel viaggio sotterraneo nel regno di Ade, no? Ecco, questa carta ti sta dicendo, nella pratica fai qualcosa che ti ricorda quando eri bambina, per toglierti sta preoccupazione. Hai già vinto, celebra i tuoi successi, fatti un applauso interiore, non aver paura dell'autosufficienza, perché noi veniamo qui con certi attaccamenti che abbiamo bisogno di dissolvere. Allora grazie a questa presa di posizione, di consapevolezza, tu li dissolvi, no? Datti con fede a ciò che sta arrivando, a ciò che stai vivendo, datti con fede, la tua anima vuole questo. E puoi pensare anche a dei ricordi di infanzia. Questa carta ti dice torna alla gioia piccola, essa guarisce. I bambini con pochissimo ridono, stanno bene, no? Ecco, torna alla gioia piccola, essa guarisce. Va bene? Questa stesa è un po' come se ti stesse dicendo che il cuore chiede amore, mentre la mente danza tra mille ruoli, è la mente che danza tra mille ruoli, no? La figlia di, l'avvocato di, l'insegnante di, la proprietaria di... Mentre la mente danza tra mille ruoli, il cuore chiede amore. L'universo ti applaude, questa è la carezza sull'anima, l'universo ti sta applaudendo, guardalo. La tua anima lo sa, sei già piena o pieno. Ricorda la bambina o il bambino che rideva senza motivo, ok? Sto notando che sono tutti arcani minori, interessantissimo. Gli arcani minori simboleggiano gli elementi, la vita pratica, non sono arcani maggiori, quindi mi stanno dicendo che qualsiasi momento tu stia vivendo in questo momento, appunto, è un momento di passaggio quotidiano, indispensabile nel quotidiano affinché tu faccia un certo tipo di esperienza pratica per riversarla poi sui piani superiori. Cioè, mi sta arrivando questa cosa molto forte, visto che sono tutti arcani minori. Quello che stai vivendo non è una cosa eclatante, non è qualcosa di oddio come faccio, qualsiasi cosa tu stia vivendo, no, fa parte di un programma quotidiano, risolvibilissimo, vabbè, tutto è risolvibilissimo, anche la morte, come vi dico, anche la morte. Sono figlia della terra e del cielo stellato, vi ricordate Magia Pratica 12? È il nostro attaccamento che dobbiamo risolvere, ci stiamo lavorando. Quindi è molto nella pratica, è molto sottile, no, sottile no, è molto pratico, molto semplice questa stesa. Qual è il consiglio su questo? Vediamo un po', qual è il consiglio su questo? Allora, io ci metterei prima questi. Come vedete la stessa apre e chiude con le emozioni, con le coppe, è tutto emozione, sono tutti dei che ci vengono a trovare affinché noi possiamo darci, affinché noi possiamo nutrire quest'anima.
Sì, il perdono, ragazzi miei, perdono, lasciate andare. Perdona e lascia di perdonare, la tua vita migliorerà. Allora, vi ho spiegato sempre che il perdono non ha a che fare con la concezione della religione cristiana, la religione sociale, no? Allora, tutte le religioni hanno una parte esoterica e una parte esoterica. C'è una parte con una S esoterica, l'altra parte esoterica, due S. C'è una parte visibile e una parte invece tenuta per i pochi. Adesso invece è tutto a disposizione di tutti, no? E quello che noi sappiamo della religione sociale, che sia religione cristiana sociale, religione buddista sociale o induista sociale, tutta la parte esoterica che vediamo è volta al controllo, al dominio, no? Alla volontà di potere. Che sia buddismo, cristianesimo, non importa, e la religione sociale è volta al potere. Allora, il perdono in questo caso, come vi dico sempre, significa affidarsi agli dei, che sono le emozioni. Vi ricordate quello che disse Arianna quando la lasciò Teseo sull'isola di Nasso? Nonostante la rabbia, la frustrazione, la tristezza, non esercitò la vendetta su Teseo, ma disse: non si chiuderanno i miei occhi nella morte, prima che io tradita non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Cosa vuol dire questa cosa? Non ha per niente a che vedere con la vendetta egoica. Siccome all'epoca si sapeva che gli dei erano le emozioni, allora ci si affidava agli dei, non si esercitava la vendetta. Il perdono significa questo. Il perdono significa affidarsi a ciò che arriva, senza voler esercitare un controllo o esercitare un controllo su qualche evento. Sì. Vediamo. Saggezza. Ascolta la tua voce interiore, lei sa cosa fare. Sì. La tua voce interiore ti risponde, il maestro ti risponde, sa cosa fare, assolutamente, per aprire il cuore, no? Esprimi te stesso, valorizza i tuoi talenti e fai sbocciare la tua unicità. Questo momento ti sta servendo a far venire fuori qualcosa di unico. Grazie alla cooperazione con le emozioni, grazie al fatto che ti allei alle emozioni, ho fede in te, mi fido, ho fede in te, ho fede in te, ciò che tu vuoi. Questo farà venire fuori una maestria in te che permetterà di essere ancora di più riconosciuta o riconosciuto all'esterno, grazie a un talento che esprimerai, una qualità, perché che succede? Quando ti allei alle emozioni, alle idee, ti potenziano, c'è un autopotenziamento, anziché non volerle sentire determinate emozioni, e c'è un depotenziamento quando non le vuoi sentire, perché impieghi più energia a controllare le emozioni che invece a far fiorire il tuo essere, la tua creatività. Quando tu ti allei alle emozioni, invece, che succede? Riempi il tuo talento, ti viene fuori. Cos'altro? Ci sarà una grande opportunità per te. Cogli al volo un'occasione che presto si presenterà. C'è un'occasione importante al volo rispetto alla situazione in cui stai vivendo. Una grande opportunità quasi fatata come questo unicorno. Una grande opportunità fatata. E devi prenderla subito, agisci subito. Accadrà se ti impegni, smettila di rimandare. Questa carta mi parla di azione, stai sempre nell'azione. Stai sempre nell'azione, non stare nel pensiero. Allora, qua ti ho detto di rilassarti rispetto a circostanze che a vari ruoli, no? A tenere in piedi tanti ruoli. Lascia andare, abbi fede in quello che sta accadendo, non permettere alla mente di poter avere un controllo. Qua ci sarà un'occasione che presto si presenterà per te, ti dice agisci subito, non stare nella mente a tergiversare, a pensare, a procrastinare, a rimandare, agisci subito. Oltre a quello che ti ho detto, questa carta caduta sul 6 di coppe rispetto a cosa devi fare nella pratica, no? Agisci con leggerezza, fai qualcosa di semplice che ti ricorda chi eri da bambina. Agisci subito, fallo adesso, fallo subito. Qualsiasi cosa, falla subito. E vedrai come la magia si paleserà immediatamente davanti ai tuoi occhi. Ok? Vediamo adesso con queste.
Ricordati che sei il dono di tutti i tuoi avi, tutti i tuoi antenati. Al centro stessa c'è un bellissimo albero, sotto il sedibastoni. L'albero e le radici, i tuoi avi, i tuoi antenati, la terra, madre natura, che sono le emozioni che ti abitano. Questo, l'universo ti sta già applaudendo, perché tu ti sei già connessa con quelle emozioni. Celebra i tuoi piccoli, quello che la tua mente giudica piccoli traguardi. Sono i traguardi di tutta la tua genia, di tutto il tuo albero genealogico. Sentiti profondamente amata e amato in festa dentro di te, perché è così. Ok. Buona sorte e tempismo, la ruota della fortuna gira dalla tua parte. Ci sarà qualcosa di nuovo che ti farà brillare, una nuova attività o qualcosa che magari tu non lo sai ancora. Un nuovo inizio, vivere la vita così come viene il vagabondo. Questa è una carta che mi parla molto del matto, fede negli eventi, nonostante ci sia un po' di timore, allo stesso tempo timore e reverenza per il nuovo. Mi stanno continuando a dire che devi vivere nel presente, agisci subito. E questa stesa l'ho fatta proprio per riportare il respiro nel presente e non nella mente duale, razionale, no? E quindi il vagabondo è proprio il senso del vivere il presente, adesso, cosa c'è adesso? Adesso. Come diceva qualcuno di grande, che non ero io, quello che non è qui non può essere in nessun altro luogo. Non preoccupate di quello che sta succedendo lì, qua, lì, no. Quello serve a depistarvi, quello che dicono i giornali, i media, ma so che voi non ve lo vedete più ormai, telegiornali, i media, un po' come me. Però al di là anche quello che dice la gente, eccetera, quello che dicono gli altri intorno a te, anche i familiari. Quando tu stai nel tuo, quello che non è lì non può essere in nessun altro luogo. Occupati solo del momento presente. Per esempio, c'è un'emozione, c'è una determinata dea dell'ansia, della paura, della tristezza. Ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te. Fatti prendere per mano, dagli la mano, fagli fare il viaggio octonio sotterraneo insieme a te affinché si possa nutrire nella terra di Ade, nel regno dell'eterno femmineo, e poi ti riporta su da sola. Non bloccarla. Fai fluire, fai fluire. In questo momento storico, ragazzi miei, ragazzi, abbiamo sollecitazioni continue. Hai bisogno di piangere, piangi. Magari non c'è un motivo apparente, però arriva un'emozione. Falla fluire, non la trattenere. Sono sollecitazioni continue. Magari vedi, non so, qualsiasi cosa. Ti dico proprio quali sono le pratiche, no? Il passo finché non vengano ostruiti i canali dell'anima ancora una volta e ci sia fluidità, ci sia respiro, ci sia balsamo, ci sia carezza. Vediamo cosa ci dicono i Sefirion. È tutto in gestazione. L'uovo, concepimento e gestazione, accudisci con pazienza. Vedi? Accettazione, accudisci con pazienza. C'è un nuovo essere che sta emergendo grazie a quello che stai vivendo in questo momento nella realtà pratica e quotidiana. Accudiscilo con pazienza, abbi cura di te. Come ce l'hai cura di te? Momento presente, c'è un'emozione, ho fede in te. C'è un'altra emozione, ho fede in te. Pazienza. Ok? Cos'altro? Spazza via tutto, non ti definire, non definire quello che sta succedendo nella tua vita adesso, non definire quello che sta succedendo ad altre persone vicino a te in questo momento, non definire niente, perché il giudizio o la definizione castra la possibilità delle infinite possibilità. In questo momento molti di voi stanno vivendo un certo caos. Questo caos è necessario. Io ho fede nel caos. C'è di nuovo la parola perdono, c'è di nuovo la parola perdono.
il perdono è dire ho fede negli dei. Come vedete, tutte le stesse anche che stiamo facendo buttano sempre l'attenzione lì. Ho fede negli dei, ho fede, ho fede, ho fede. Cos'altro? Ci sarà un superamento via libera passa. A un certo punto, questo è un po' il regno di Ade, a un certo punto quando tu prendi per mano l'emozione, ti fai accompagnare dicendo ho fede in te, ti fai il viaggio, ctonio, sotterraneo, nel regno di Ade, e poi passi tranquilla e tranquillo e risorgi. Ok. Bellissimo. Hai già la via, il focus. Centrati, volontà. Cos'è la magia? La magia non è altro che l'arte di operare i cambiamenti attraverso la volontà, volere e potere. Grazie a quello che stai vivendo adesso prenderai più centratura, a questo ti sta servendo, affinché tu possa sentirti quel 9 di denari lì, l'autosufficienza, l'autonomia, il senso di sentirti completa o completo che sei sempre stata o sempre stato. Ecco, questa centratura ti permetterà di avere una volontà tua individuale legata a una volontà cosmica universale. Cosa vuol dire? Il fatto che tu ti dai, allinei i tuoi desideri ai desideri dell'anima. Ok? Bellissimo, bellissimo, veramente bellissimo. Metto un'altra carta in chiusura, questa dei chakra. Wow! Connessione con il Supremo, con Dio. Settimo chakra, il primo da sopra. Il fuoco del desiderio. Tutto quello che stai attraversando in questo momento serve all'apertura del settimo. Che cosa vuol dire? Serve affinché questa Kundalini tocchi il settimo chakra. Il settimo chakra è la connessione, il puro potere spirituale. Puro potere spirituale. Tutto quello che ti sta accadendo in questo momento, questa autosufficienza, anche questa autonomia, no? Questo darti la paura di essere anche completa, la paura di essere completa o completo. Tutto questo sta portando anche quelle piccole cose quotidiane che ti possono infastidire in questo momento, ti possono dare, no, da pensare, o anche del dolore. Serve perché ti stanno forgiando il puro potere spirituale, apertura del settimo. Ok? Il fuoco del desiderio. E la Kundalini è il grande serpente che sale grazie a un fuoco che si accende. Ecco, questo fuoco brucia tutti gli attaccamenti, il fuoco del desiderio, no? Il fuoco che si accende, si sta accendendo in te, brucia tutti gli attaccamenti affinché tu possa sperimentare il puro potere spirituale. Wow! Ragazze mie, ragazzi, io concludo qui. È stato bellissimo questa carezza sul cuore, il balsamo per l'anima, e come vedete le cose sono molto più semplici, ok? Detto questo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!